Ti è mai capitato di affrontare eventi stressanti come problemi familiari o un esame, un infortunio e magari ecco di dover stringere i denti per andare avanti e poi, una volta finito tutto, ecco che tutto crolla e arrivano ansie magari e panico e ti chiedi perché? Perché proprio adesso quando dovrei rilassarmi, insomma, sto peggio? La risposta sta nel fatto che anche se abbiamo superato, ecco, la notte più buia, il nostro corpo a volte, comunque spesso, rimane bloccato nel passato. Quindi bentornati amici su questo canale, oggi parleremo di questo. Quindi cercheremo di capire perché ci arrivano ansie e panico dopo periodi stressanti. E lo faremo in primo luogo, ecco, cercando di capire magari come potrebbe essere il vissuto di un qualcuno che ha queste problematiche, che ci aiuterà, questo ci aiuterà anche nell'analisi successiva in realtà. Dopodiché cercheremo di capire in secondo luogo come il nostro corpo risponde, ecco, a periodi stressanti. In terzo luogo vedremo anche come, cosa anzi potrebbe innescare l'ansia, il panico, ecco, e anche lo stress, e vedremo anche il ruolo della instabilità al giorno d'oggi. E per concludere cercheremo di fare degli spunti, ecco, degli spunti di riflessione per gestire tutto questo al meglio. Quindi in primo luogo cerchiamo di capire come potrebbe essere l'esperienza, ecco, che porta magari una persona ad avere questo tipo di problematiche e anche il suo vissuto, il che ci aiuterà nell'analisi successiva. Quindi immaginiamo una donna magari di nome Maria. Quindi questa Maria, ecco questa donna, immaginiamo abbia un familiare malato, affetto anzi da una grave malattia e per questi motivi si ritrova a fare avanti e indietro, ecco, dall'ospedale per ben 6 mesi. 6 mesi quindi in cui si ritrova, ecco, a dover prendersi cura totalmente della persona, quindi a doverne gestire i farmaci o, magari, ecco, gestirne anche, i pasti, preparare i pasti, lavatrici, le visite mediche, ecco, senza considerare anche queste visite mediche e corse d'emergenza al pronto soccorso. Possiamo solamente immaginare quanto questa persona sarà stressata. Sicuramente sarà agitata, sicuramente magari, ecco, sentirà un groppo in gola e sarà facilmente irritabile. Magari non dormirà bene, ma nonostante questo, durante l'ennesimo viaggio in macchina, Maria continua a ripetersi a se stessa: "Devo continuare. Devo stringere i denti e continuare, non posso fermarmi proprio adesso". E l'adrenalina allora, ecco, sale, perché purtroppo Maria sa che deve continuare, perché sa che questo, insomma, che la vita anche, la salute del suo familiare dipende da lei. Finché, ecco, dopo 6 mesi, finalmente dopo 6 mesi, arriva la tanto agognata diagnosi e poi anche la cura. E quindi Maria finalmente è libera, si ritrova ad essere libera, ma c'è qualcosa di strano, perché sente come un'ombra che la segue. Ecco, quindi continua comunque a star male e continua ad essere stressata, continua ancora ad essere agitata, continua ad essere ansiosa, continua a non dormir bene. Finché un giorno, mentre è in camera, ecco, anzi seduta alla scrivania, mentre magari sta scrollando il telefono per cercare di farsi passare l'ansia, Maria si alza di scatto e sente come una vertigine, un capogiro e pensa: mi sembra di svenire. E proprio in quel momento, proprio in quell'istante, arriva una forte ansia. Arriva una forte ansia, arriva panico. E allora ecco che Maria fa, con un passo incerto, si aggrappa al tavolo, prende il telefono e chiama un amico in cerca di rassicurazione. Mentre pensa, ecco, dentro di sé: ma perché ora? Perché proprio adesso? Questa storia, oltre a rimettere un po', ecco, l'umano, l'uomo al centro un po' di tutto della narrazione, ci fa anche capire come funzionino in realtà la nostra mente e il nostro corpo. Perché il nostro corpo in realtà è intelligenza incarnata. Ossia, quando ci arriva un momento stressante, ecco, sa perfettamente che cosa fare. Ci mette in azione, ecco, ci mette in azione senza dircelo, in modo automatico, per aiutarci a sopravvivere, aiutarci a reagire. Dovete sapere che il nostro corpo è collegato al cervello, ecco, tramite due sistemi. Due sistemi. E allora immaginiamo un attimo il nostro cervello, ecco, dovete immaginare il nostro cervello come una radio che ha due canali. Il primo canale, magari quello sulla sinistra, ecco, è il canale cosiddetto simpatico, il sistema simpatico. Il sistema simpatico si chiama così non perché sia gentile, dolce, amabile, ecco, magari ci fa ridere, spiritoso, si chiama così perché accende il corpo
tutto in una volta. Quando arriva un nemico, quando arriva un momento, magari un periodo minaccioso, stressante, ecco che subito il sistema simpatico accende il corpo e ci dà tutte le conseguenze del caso, quindi tachicardia o respirazione magari più affannosa perché il respiro aumenta, ci serve più ossigenazione, tensione muscolare e così via. Quando arriva un nemico, ecco, o quando arriva un periodo stressante, che dal cervello è considerato come un nemico, il simpatico si accende e ci dà tutte queste sensazioni fisiche per reagire, ci aiutano a reagire, ci aiutano ad attaccare o fuggire. Questa è la cosiddetta risposta attacco-fuga. Il secondo canale, invece, il secondo sistema, è il parasimpatico. Il parasimpatico fa l'esatto opposto del simpatico. Quindi, se il simpatico è attacco-fuga e quindi ci accende, il parasimpatico ci rilassa e si attiva spesso dopo lo stress o dopo, ecco, magari un momento di pericolo pericoloso, si attiva e ci fa rilassare. Quindi, tornando alla metafora della radio, è come se il primo canale, il simpatico, ci sparasse costantemente musica metal, ecco, per svegliarci, ecco, per accenderci, mentre il secondo canale, il parasimpatico, ci rilassa, quindi ci spara delle ninna-nanne per farci addormentare. E allora, nella storia, ecco, si accende il simpatico ovviamente. Attacco fuga, familiare malato, devo continuare, devo andare avanti, attacco. E quindi ecco, continuo imperterrito, imperterrita a svolgere le mie mansioni, quello che devo fare per sopravvivere. Tuttavia, quello che sappiamo è che quando il sistema simpatico è attivo per un lungo periodo di tempo, il parasimpatico è come se si inceppasse. Continua comunque a funzionare, ovviamente, per la nostra sopravvivenza, per la nostra incolumità, ecco, ma è come se, ecco, avesse una minore attività, è come se si inceppasse letteralmente. E quindi, ecco, anche se magari abbiamo superato quel momento stressante, siamo comunque ancora alla mercé del simpatico, quindi il cuore è facilmente accelerabile, abbiamo facilmente tachicardia, continuiamo a non dormire bene, abbiamo ancora tanti sintomi fisici e anche ansia, tanta agitazione anche a livello mentale. Il problema sta nel fatto che, ecco, quando eravamo stressati, tutte quelle sensazioni fisiche come tachicardia, appunto respiro affannoso, avevano una spiegazione. Noi sapevamo che ce l'avevamo perché andavamo incontro a questo stress, questo periodo stressante. Una volta finito, ecco, il cervello, se ci arriva, no? Perché il parasimpatico è inceppato, il cervello cerca comunque delle spiegazioni. Ecco, quindi la nostra mente inizia a pensare che questa tachicardia, questo respiro affannoso, questo groppo in gola ce l'abbiamo perché abbiamo un problema. Ok, c'è qualcosa che non va in noi, stiamo per svenire, stiamo per perdere il controllo, stiamo per morire, stiamo per impazzire e così via, purtroppo. E quindi l'ansia e il panico saranno innescate, ecco, da tutte quelle cose che danno cambiamenti fisici. Quindi potrebbe essere la nausea, ad esempio, la nausea durante il ciclo mestruale, potrebbe anche essere, ecco, un caffè di troppo o correre sul tappetino in palestra che danno tachicardia, ovviamente. Lo stress, invece, è causato da diversi fattori e tra questi vi è l'instabilità. Ecco, l'instabilità, che è una delle croci in realtà del nostro tempo. L'instabilità in realtà c'è sempre stata, perché se pensiamo anche a 200-300 anni fa, ecco, bastava un non nulla, ecco, lievi cambiamenti meteorologici per mandare all'aria un intero raccolto e si moriva letteralmente di fame, senza appello. Ecco, quindi la vita, ecco, anche nel passato era davvero molto instabile, era una sorta di pendolo, ecco, che oscillava costantemente tra la carestia, la malattia e tante altre belle cose che oggi non nomineremo. Tuttavia, in passato, uno dei maggiori fattori protettivi dello stress spesso rimaneva intatto, ossia le reti sociali. Ecco, le reti sociali. Perché dobbiamo ricordarci che fino a non molto tempo fa, in realtà, la maggior parte delle persone nasceva, cresceva e moriva sempre all'interno della stessa area, dello stesso paese, quindi si conoscevano tutti, si intrecciavano dei rapporti molto solidi, magari tra i propri parenti, i propri amici, anche col proprio partner, ecco. Quindi questo aiutava. Se qualcuno magari aveva un problema, come ad esempio la malattia di un familiare, ecco, c'era chi poteva dare una mano. Oggi non è detto vi sia più instabilità. Questo gli studi non ce lo dicono, non ce lo dimostrano, ma sappiamo per certo che l'instabilità attacca anche il nostro tessuto sociale. Perché lo sappiamo, oggi c'è più fluidità, c'è più movimento, molta più gente si sposta e quindi non è detto che i tuoi amici di oggi saranno quelli di domani
e magari ecco più persone emigrano, traslocano e quindi ecco questo cambia un po' anche il nostro ambiente e spesso siamo anche noi a volerlo, cambiamo anche noi, aderiamo anche noi a tutto questo. Quindi i nostri bisogni in realtà oggigiorno sono cambiati ovviamente, ma purtroppo le reti sociali si dissolvono e questo crea più solitudine che crea ovviamente anche più instabilità, più stress e più ansia. E quindi cosa dobbiamo fare? Beh, in questo canale crediamo ecco, che le riflessioni fatte non servono solo a vantarsi con gli amici o fare i filosofi ecco, della tavola rotonda. Ecco, quanto discusso in realtà può già aiutarci, perché se sappiamo ecco, che il problema dello stress magari o dell'ansia dopo un momento stressante è il parasimpatico che si inceppa magari, allora possiamo veramente chiederci, ok, è il mio parasimpatico che fa le bizze, quindi cosa posso fare? Cosa posso fare per prendermi veramente cura di me e ridurre lo stress, ad esempio? Cerchiamo quindi di stimolare il ritorno del parasimpatico e quindi mettiamo a bando lo stress, in un certo qual modo, almeno finché non recuperiamo. Quindi magari evitiamo ecco, di bere troppi caffè, concentriamoci su attività rilassanti, non affaticanti ma rilassanti e se non ne abbiamo, beh, scopriamone di nuove, ad esempio. E soprattutto parlare. Ecco, parlare è importantissimo, perché come abbiamo visto, ecco, la socializzazione è uno dei più grandi fattori protettivi contro lo stress. Quindi cerchiamo ecco, di confrontarci con i nostri amici, con i nostri familiari, con chi insomma ci sta più vicino. Non ne abbiamo? Sono tutti distanti, disinteressati? Beh, facciamoci nuove amicizie, coltiviamo nuovi rapporti, perché il peggio che possiamo fare quando siamo stressati, soprattutto quando lo siamo magari in modo grave, ecco, è stare soli e non chiedere aiuto. Ecco, questo non fa altro che peggiorare le cose, purtroppo. E soprattutto, se lo stress è passato ma siamo ancora ansiosi, ecco, chiediamoci cosa posso fare adesso? Cosa posso fare ora? Come posso fare? Ecco, cos'è che posso fare per farmi trovare preparato la prossima volta che lo stress arriverà? Così che, ecco, mi faccia meno male. Quindi, ricapitolando, ecco, l'ansia dopo lo stress non significa, ecco, che il tuo io non è un cedimento dell'io, ecco, è semplicemente il tuo corpo che è ancora in difesa. Quindi poggia giù le armi, ecco, metti giù le armi e dai ecco, il giusto tempo al tuo corpo per sentirsi nuovamente al sicuro. Ovviamente questi suggerimenti, ecco, non possono minimamente sostituire un percorso magari personalizzato, ecco, quindi se soffrite di ansia, stress, panico, in maniera invalidante, io vi invito ovviamente a prenotare una consultazione. Trovate il link in descrizione. Se volete saperne di più sul panico, quindi magari cosa lo scatena, ecco, e come migliorare il vostro benessere, ci ho fatto un video, quindi lo trovate in descrizione, andatevelo a recuperare. E se il video ti è piaciuto, beh, lascia un like, lascia un commento o condividilo. Ecco, facciamo lavorare l'algoritmo così che questi contenuti arrivino a chi, ecco, ne ha bisogno al momento giusto. E per concludere, come sempre, ricordatevi che la vita è bellissima, ma cerchiamo di cogliere tutte le opportunità che ci vengono date. Un saluto e alla prossima!